Benvenuto in Esercita l'italiano con le storie. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. C'era una volta un povero uomo e una donna che possedevano solo un piccolo cottage. Si guadagnavano da vivere pescando e avevano sempre giusto abbastanza da mangiare. Un giorno, mentre l'uomo era seduto vicino all'acqua e gettava la sua rete, catturò un pesce completamente d'oro. Mentre lo guardava sorpreso, il pesce cominciò a parlare. Disse: «Ascolta, pescatore, se mi rimetti in acqua, trasformerò la tua piccola capanna in un grandioso castello». Il pescatore rispose: «A che mi serve un castello se non ho nulla da mangiare?» Il pesce d'oro continuò: «Non preoccuparti per il cibo. Ci sarà un armadio nel castello pieno dei migliori piatti e potrai mangiare quanto vuoi». L'uomo disse: «Sì, vero, allora ti aiuterò». Il pesce aggiunse: «Ma devi promettere di non dire a nessuno come è successo. Se pronunci anche solo una parola, tutto sarà perduto». Così l'uomo rimise il pesce magico nell'acqua e tornò a casa. Con suo grande stupore, dove prima c'era la sua piccola capanna, ora si ergeva un magnifico castello. Aprì gli occhi in modo incredulo, entrò nel castello e vide sua moglie vestita splendidamente in una bella stanza. Era molto felice e disse: «Marito, come è successo tutto questo? Sembra meraviglioso». «Sì», rispose l'uomo, «è fantastico, ma ho molta fame. Per favore, dammi qualcosa da mangiare». Sua moglie rispose: «Ma io non ho nulla e non so dove trovarlo in questa nuova casa». «Non devi sapere», disse l'uomo. «Guarda laggiù, c'è un grande armadio. Aprilo». Quando lo aprì, trovarono torte, carne, frutta e vino, uno spettacolo meraviglioso. La donna esclamò gioiosamente: «Cosa potresti volere di più, caro?» Si sedettero e mangiarono e bevvero insieme. Dopo aver finito, la moglie chiese: «Ma marito, da dove viene tutta questa ricchezza?» L'uomo sospirò e disse: «Per favore, non chiedermi nulla. Non posso dirti niente. Se lo faccio, la nostra buona fortuna sarà finita». «Va bene», disse lei, «se non posso sapere nulla, allora non voglio sapere». Ma non lo pensava seriamente. Non riusciva a smettere di pensarci e continuava a spingere il marito fino a quando, in un momento di frustrazione, rivelò che era tutto merito di un meraviglioso pesce d'oro che aveva catturato e poi liberato. Appena lui le rivelò il segreto, il bellissimo castello svanì e si ritrovarono di nuovo nella loro vecchia capanna. «Ora hai ciò che volevi», disse l'uomo, «e siamo tornati a mangiare solo avanzi». «Oh», disse la donna, «preferirei non avere ricchezze se non posso sapere da dove provengono». Non mi dà pace. L'uomo tornò a pescare e dopo un po' catturò di nuovo il pesce d'oro. «Ascolta», disse il pesce, «vedo che sono destinato a essere catturato da te. Portami a casa e tagliami in 6 pezzi. Dai 2 a tua moglie da mangiare, 2 al tuo cavallo e seppellisci gli ultimi 2 nel terreno. Questo ti porterà fortuna». Il pescatore portò il pesce a casa e fece esattamente come gli era stato detto. Presto, i 2 pezzi che aveva sepolto crebbero in 2 gigli d'oro, il cavallo partorì 2 puledri d'oro e la moglie del pescatore diede alla luce 2 bambini completamente d'oro. I bambini crebbero alti e belli, e anche i gigli e i cavalli fiorirono. Un giorno dissero: «Padre, vogliamo cavalcare i nostri cavalli d'oro ed esplorare il mondo». Il padre rispose tristemente: «Come posso sopportare se andate via e non so come state?» Loro lo rassicurarono dicendo: «I 2 gigli d'oro rimarranno qui. Potrai vedere come stiamo osservandoli. Se sono freschi, siamo bene. Se appassiscono, siamo malati. Se muoiono, siamo andati.
Così partirono e raggiunsero una locanda piena di gente. Quando gli ospiti videro i bambini d'oro, iniziarono a ridere e a deriderli. Uno dei bambini si sentì imbarazzato e decise di tornare a casa, ma l'altro continuò a cavalcare e entrò in una vasta foresta. Proprio mentre stava per entrare, le persone lo avvertirono: non è sicuro attraversare lì. È pieno di ladri che ti farebbero del male. Ti uccideranno sicuramente se ti vedono con il tuo cavallo d'oro. Ma lui si rifiutò di avere paura e disse: devo attraversare. Si coprì e coprì il suo cavallo con pelli d'orso, nascondendo l'oro, e cavalcò coraggiosamente nella foresta. Mentre cavalcava, sentì fruscii nei cespugli e voci. Alcune voci dicevano: c'è uno, mentre altre rispondevano: lasciatelo andare, sembra povero e senza valore. Cosa potremmo guadagnare da lui? Così il bambino d'oro cavalcò felicemente attraverso la foresta senza alcun problema. Un giorno arrivò in un villaggio dove vide una bellissima ragazza. Pensò di non aver mai visto nessuno di così bello prima. Si innamorò perdutamente e si avvicinò a lei, dicendo: ti amo con tutto il cuore. Vuoi essere mia moglie? Anche la ragazza lo gradì e rispose: sì, sarò tua moglie e ti sarò fedele per sempre. Si sposarono, ma poco dopo tornò a casa il padre della sposa. Quando vide il matrimonio, rimase scioccato e chiese: dove è lo sposo? Indicarono il bambino d'oro, che indossava ancora le pelli d'orso. Il padre, arrabbiato, disse: un mendicante non sposerà mai mia figlia. Stava per ucciderlo, ma la sposa implorò: è mio marito e lo amo. Alla fine, il padre si calmò. Tuttavia, il pensiero non lo abbandonò mai. Così la mattina seguente si alzò presto per vedere se il marito di sua figlia fosse davvero un comune mendicante. Quando sbirciò dentro, vide un magnifico uomo d'oro nel letto con le pelli d'orso che giacevano sul pavimento. Tornò indietro pensando: sono contento di aver controllato la mia rabbia. Avrei commesso un terribile errore. Nel frattempo, il bambino d'oro fece un sogno in cui cacciava un magnifico cervo. Quando si svegliò, disse a sua moglie: devo andare a caccia. Lei era preoccupata e lo pregò di restare, dicendo: potresti incontrare pericoli, ma lui insistette: devo andare. Così si alzò e cavalcò nella foresta. Presto un bel cervo attraversò il suo cammino, proprio come nel sogno. Mirò a colpirlo, ma il cervo scappò. Lo inseguì per tutto il giorno senza stancarsi, ma alla sera il cervo scomparve. Il bambino d'oro si trovò davanti a una piccola casa, dove viveva una strega. Bussò e una vecchia uscì e chiese: cosa fai qui nella foresta così tardi? Hai visto un cervo? Chiese. Sì, rispose lei, conosco bene il cervo. Proprio in quel momento un cagnolino uscì e gli abbaiò contro. Stai zitto, creatura fastidiosa, disse lui. Oppure ti sparerò. La strega arrabbiata urlò: cosa? Vuoi uccidere il mio cane? E lo trasformò in pietra. Nel frattempo suo fratello era a casa vicino ai gigli d'oro quando uno di essi si piegò improvvisamente. Oh no, disse. Mio fratello deve essere in difficoltà. Devo andarlo a salvare. Loro padre disse: rimani qui. Se ti perdo anche tu, cosa farò? Ma il fratello rispose: devo andare. Si montò sul suo cavallo d'oro e cavalcò nella foresta, dove trovò suo fratello trasformato in pietra. La vecchia strega uscì, cercando di ingannarlo anche lui, ma lui si tenne lontano e disse: ti sparerò se non riporti mio fratello in vita. A malincuore, la strega toccò la pietra con il suo dito e lui tornò alla sua forma umana. I due bambini d'oro furono felici di rivedersi,
si abbracciarono e uscirono dalla foresta. Uno tornò dalla sua sposa e l'altro dal loro padre. Il padre disse: «Sapevo che avevi salvato tuo fratello perché il giglio d'oro è sbocciato di nuovo». Vissero tutti felici e contenti, e tutto andò bene per loro fino alla fine dei loro giorni. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.